Hola chicos, bentornati nel canale. Oggi video un pochino diverso rispetto a quelli del solito, anche perché sono rimasto a piedi al Monte Nerone. Sono rimasto a piedi perché praticamente la mattina mi sono reso conto di non avere più pressione al pedale della frizione. Gira e rigira, ho visto una macchia d'olio e ho subito capito che il problema derivava dal cilindretto della frizione, che è posto praticamente sotto al motore di fianco al cambio. La sua funzione è che quando noi pigiamo il pedale lui va ad azionare la leva al cambio per attivare la frizione, ecco qua. E niente, preso dal panico ho chiamato un po' di amici, mi hanno suggerito tutti di fare uno spurgo, ma essendo da solo e non avendo la chiave dietro la 7, che adesso ne ho comprate due, e non riuscivo a spurgarlo. Quindi niente, per fortuna ero vicino a casa, è venuto in soccorso il mio meccanico Yuri, che in un modo o nell'altro nel giro di pochi minuti siamo riusciti a risolvere il problema e tornare fino a casa. Mi sono sbrigato a smontare tutto perché ho trovato il pezzo di ricambio, ma mi sono reso conto che era da cambiare anche il tubicino. Ormai era vecchio, le parti, diciamo le viti esagonali dove doveva essere svitato erano ormai tutte arrugginite e mi si sono stondate, mi si sono spannate praticamente tutte, e ho deciso di cambiare tutto e anche il tubo in gomma che viene prima. Se sbaglio, visto che non sono un meccanico, non insultate, ma datemi un consiglio. Il pezzo che ha deciso di abbandonarmi è appunto questo cilindro qua, che non è altro che un piccolo cilindretto che scorre avanti e indietro con la pressione data dal pedale e va ad azionare la leva che c'è qui sotto appunto della frizione del cambio. E da qui sopra non si vede il problema, ma lo faccio vedere da sotto. Eccolo qui sotto il soffietto, infatti possiamo vedere che è tutto unto perché ha perso la tenuta all'o-ring e quindi mi fuoriesce l'olio. No good. Quindi andiamo a smontare il cilindretto, sganciamo tutto e mettiamo su quello nuovo. Ecco qua il cilindretto che mi ha lasciato a piedi. Praticamente questo, con la pressione dell'olio, dentro ha un pistoncino, vedi che adesso esce olio perché sto facendo pressione, fa avanti e indietro e permette il movimento della leva al cambio. Questo pezzo non lo butterò, anche perché è originale, mi hanno detto che è molto più buono rispetto ai pezzi aftermarket che fanno adesso. Quindi andrò semplicemente ad aprirlo, a cambiargli l'o-ring in gomma al pistone, in modo che rifaccia trito e blocchi l'olio sopra, non lo faccia fuoriuscire sotto, e il suo soffietto gli do una pulita e lo terrò come pezzo di ricambio. Il tubo che invece sono andato a tagliare è questo qua sagomato, infatti si vede che era tutto rovinato e ossidato. Sono dovuto andare a tagliare perché non so se si vede bene dal video, ma queste due teste esagonali sono praticamente tombe, non si riescono a svitare, dovute ai suoi 42 anni di attività. E anche il tubo in gomma che viene prima, ormai anche questo è raggiunto al limite. Ecco qua. Consiglio a tutti, come mi hanno consigliato anche a me, che quando si fanno sti lavori, come anche le pinze dei freni che ho appena rifatto, ti costa 20 euro di tubo totale di tutti e due, cambi tutto e via. E niente, vado a ripulire questa qui, che intanto la smonto nell'attesa dei pezzi, e ci vediamo quando arrivano i pezzi da sostituire. Raga, sono arrivati i pezzi. Allora ho preso i due tappetini degli scalini davanti che li avevo persi, questo tubo di gomma che probabilmente sarà da cambiare, devo verificare. Poi ci sono i tubi della frizione, quello di gomma, ho sagommato il ferro con la vite e il cilindretto nuovo. Bene, adesso di piove, quindi proviamo a montare tutto. Two hours later. E voilà, tutto montato, anche i tubi. Adesso vi faccio vedere anche da sotto. Eccola qua la nuova pompa, il nuovo cilindretto con il suo tubo rigido che va giù.
e si collega quello nuovo in gomma. Vai, pompa! Tieni! Quando si fa lo spurgo bisogna tenere sempre sott'occhio il livello dell'olio dei freni e della frizione, che sono nello stesso circuito, che devono rimanere sempre tra minimo e massimo, non deve scendere, se no inizi tutto da capo e rientra aria nel circuito. E niente raga, sono riuscito a spurgare perfettamente, ho già provato il furgone, funziona, ho dato una bella pulita con lo spray apposito per eliminare l'olio e niente, proviamo a chiudere tutto e farci un bel giro. Bene raga, il lavoro è uscito perfettamente, l'unica cosa è che da controllare una volta finito di fare lo spurgo e aver rimontato tutto, comunque di farci un bel giro e usare la frizione in modo tale da andare a vedere se è stata spurgata bene, perché capita, come anche i freni, che facendo anche lo spurgo non basta una volta, che rimane qualche bollicina d'aria che non sei riuscito a tirare via praticamente, e quando ti serve la frizione poi non ce l'hai. Con questo penso di aver detto tutto, ci vediamo al prossimo video. Hasta luego chicos.